Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. In questo video conosceremo le abitudini di uno stravagante ma anche molto socievole pennuto, ovvero il tacchino. Turkey time, come on, it's turkey time, turkey time, everybody turkey time. Partiamo dal presupposto che di tacchini ne esistono due specie, che sono il tacchino selvatico e il tacchino gelato, e noi le conosceremo entrambe. Appartengono all'ordine dei galliformi, di cui abbiamo già parlato in un video a loro dedicato, e in quanto tali ne rispecchiano appieno le caratteristiche. Quelli da cui derivano le tante razze di tacchini domestici sono i tacchini selvatici, Meleagris gallopavo. Essi scorrazzano liberi in grandi gruppi all'interno dei boschi, delle foreste e delle paludi dell'America settentrionale e centrale, dove coprono lunghe distanze, e non è raro che, spinti dalla curiosità, si addentrino pure nei centri abitati. In testa a questi gruppi c'è sempre un capo, responsabile di guidare e avvisare gli altri in caso di pericolo. Essi infatti hanno innumerevoli predatori e per questo preferiscono passare la notte sopra i rami degli alberi, prediligendo quelli che crescono dentro l'acqua. Invece, per scappare dalle minacce, hanno bisogno di prendere una bella rincorsa prima di riuscire ad alzarsi in volo. Il tacchino selvatico è più piccolo e meno massiccio rispetto a quello domestico ed è caratterizzato da un piumaggio bronzeo con estremità nere e riflessi dorati. Invece sulla testa, che appare bitorzoluta, le piume sono scarse e molto sottili, tanto da far intravedere benissimo la pelle sottostante, che è di colore blu violaceo. Pendente sotto la gola hanno un grande bargiglio di colore rosso e nei maschi è visibile anche un'escrescenza carnosa al di sopra del becco, e un altro aspetto molto particolare che contraddistingue questi ultimi è la presenza di piume ispide che sbucano fuori dal petto, come le setole di un pennello, che sono più lunghe negli esemplari anziani. No. Il loro verso si chiama gloglottio, poiché gloglottano. Essi non hanno particolari esigenze alimentari e mangiano sia vegetali come foglie, frutti e bacche, sia animali come insetti o piccoli anfibi. Ed hanno un apparato digerente molto forte, in grado di distruggere tutto, infatti ingoiano il loro cibo intero e delle volte ingeriscono pure piccoli ciottoli per facilitare il processo. Maschi e femmine vivono in gruppi separati, fatta eccezione per il periodo riproduttivo, che si verifica verso la metà di febbraio. In questo periodo, al richiamo della femmina, i maschi accorrono ed iniziano a corteggiarla mettendosi in mostra, ovvero aprono la coda a ventaglio, strisciano le ali a terra, rigonfiano i bargigli e portano indietro la testa gloglottando con tutta la loro forza. Dopo l'accoppiamento i due si separano e mentre il maschio va alla ricerca di altre conquiste, la femmina cerca un luogo sicuro dove deporre le sue uova e il nido lo ricava scavando piuttosto sbrigativamente nel terreno e ricoprendo la buca con delle piume. Depone da 8 a 15 uova che sono punteggiate di rosso su sfondo color crema. Dopo la nascita, la madre accoglie i suoi piccoli sotto le ali e poco dopo li accompagnerà alla ricerca di cibo. Passate 2 settimane, quando sono già in grado di fare piccoli voli, lasciano il nido sulla fredda terra per poter passare la notte sopra i rami degli alberi e poiché la loro crescita è molto veloce, dopo qualche mese la famiglia si scioglierà e i membri si divideranno nei vari gruppi. In tutto se ne riconoscono 6 sottospecie e vivono fino a 3-5 anni, mentre in cattività raggiungono i 10. Il tacchino gelato, Meleagris ogellata, è originario invece della penisola dello Yucatan e si distingue dal tacchino selvatico soprattutto per la gran varietà di colori che lo riveste e per le zampe più corte e sottili di colore rosso anziché malva, ma anch'esse dotate di un possente sperone.
Anche la sua testa è nuda ed è di colore blu e tra i maschi e le femmine non c'è molta differenza, solo che le femmine presentano una colorazione leggermente più opaca e in questo caso i maschi non hanno il ciuffo di piume ispide che esce dal petto. Sono lunghi da 66 cm a 1 metro e benché siano in grado di volare con grandi battiti d'ali, preferiscono correre in caso di pericolo, mentre la notte la passano in piccoli gruppi sopra gli alberi alti, in modo da riposare lontano dai predatori. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un like e iscrivetevi al canale per conoscere le curiosità di tanti altri animali. Nel frattempo vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video.